Ciao a tutti ragazzi, bentornati dai DIY Brothers. Allora, noi oggi vi andremo a presentare il nostro primissimo progetto, che sarà un progetto appunto accessibile a tutti, come detto in precedenza, e sarà quindi un faretto LED che si può utilizzare principalmente per riprese con la fotocamera e non. Potete perfettamente utilizzarlo anche per illuminare la vostra camera, Scrivania, per studiare, non lo so, comunque è un faretto che funge da illuminazione. Noi lo utilizzeremo nelle riprese perché ha il duplice scopo sia di fare un progetto per mostrarlo a voi, che anche per quanto riguarda noi, perché ci aiuterà appunto nelle riprese per quanto riguarda zone con scarsa illuminazione. Ci tenevamo a dirvi che la guida su Instructable sarà già online e quindi vi invitiamo ad andarla a visualizzare se doveste avere problemi durante la realizzazione del progetto, anche perché troverete per intero la lista dei materiali completa e anche alcuni siti da noi selezionati dove potrete andare a acquistare i componenti a basso costo. Ciò che andremo ad utilizzare per il nostro progetto saranno appunto materiali reperibili in qualsiasi negozio di Brico ad esempio, oppure Leroy Merlin, anche ferramenta se vogliamo essere più specifici. Si dovrà usare del semplice plexiglass che trovate davvero ovunque, dal ferramenta lo trovate sicuramente. Poi delle batterie 18650, per chi usa la sigaretta elettronica saprà già che batterie sono, strisce di LED e ovviamente componenti elettronici. E poi la strumentazione noi la useremo per fare varie misure, ma non vi chiediamo di utilizzarla perché ovviamente è una strumentazione abbastanza costosa e particolare. Non penso che tutti quanti sono, diciamo, cioè non è accessibile a tutti, ecco, averne. Potrete utilizzare un semplice multimetro, quindi un tester che potete trovare tranquillamente sul Leroy Merlin, non abbiamo detto più, un ferramenta qualsiasi potrà costare una decina di euro, e quindi voglio dire, più o meno servirà giusto per fare qualche misura, per vedere se alla fine del progetto funziona tutto, non è necessario. Noi, come ha detto Riccardo, utilizzeremo questi strumenti per fare misure intermedie, per vedere se stiamo facendo tutto bene, però alla fine il progetto, per come vi sarà presentato, basterà replicarlo alla stessa maniera e funzionerà al primo colpo. Detto questo, passiamo appunto alle riprese del progetto.
Allora ragazzi, abbiamo cambiato location come potete vedere, perché appunto ci sembrava meglio per quanto riguarda la ripresa, l'angolazione, e poi da qui si vede anche quella bellissima lavagna dove faremo appunto una rubrica di video lezioni, e quindi per invogliarvi, per cercare di introdurvi anche a questo piccolo grande mondo, e quindi andatevela a vedere, ecco, poi sarà pubblicata, poi decideremo quale cadenza e tutto. Comunque, detto questo, il nostro progetto termina qui, ve lo mostriamo anche funzionante. Abbiamo appunto questo piccolo interruttore che ci permette di accendere le 5 strisce di LED, e con il potenziometro possiamo aumentare l'intensità della luce, ecco qua. Solo che durante il progetto ci sono stati alcuni problemi causati da alcuni componenti. Appunto, come diceva Riccardo, il primo problema che abbiamo incontrato è stato proprio il transistor. Abbiamo utilizzato inizialmente un BC547, però purtroppo, andando a vedere i datasheet, ci siamo resi conto che la corrente di collettore era troppo bassa e quindi non ci permetteva di pilotare adeguatamente le strisce di LED, e quindi l'intensità luminosa era troppo bassa per come la volevamo noi, e quindi abbiamo deciso di optare per un altro transistor, sempre NPN. Questa volta abbiamo utilizzato un TIP31C che ha una corrente di collettore di 3 A e quindi va più che bene per i nostri scopi. Poi il secondo problema che abbiamo incontrato è stato appunto quello là delle batterie, non so se riuscite a vedere, sono queste qui, eccole qua. Noi che cosa abbiamo fatto? Inizialmente volevamo utilizzare un portabatterie, che però non siamo riusciti a reperire, anche perché abbiamo avuto problemi in settimana, impegni vari, e quindi non siamo riusciti a trovarlo. Però abbiamo deciso comunque di saldarle appunto in parallelo, e ovviamente se voi decidete di utilizzare la configurazione che abbiamo utilizzato noi, quindi di saldarle in parallelo, funzioneranno alla stessa maniera se utilizzate un portabatterie. Ovviamente utilizzare il portabatterie è una soluzione leggermente più elegante di questa qua che abbiamo utilizzato noi, con altri fili che escono, proprio funziona uguale, non cambia niente dal punto di vista del circuito. Un'altra cosa che volevamo dire, appunto mi stava ricordando Riccardo, sono le due boccole, ecco, le vedete, questa qui nera e questa qui rossa, perché giustamente una volta saldate le batterie e ancorate alla box, per caricarle diventava un problema, giustamente, perché non si potevano estrarre. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Di utilizzare queste due boccole qui per poterla caricare, per poter caricare le batterie tramite un alimentatore esterno. In pratica questo switch qui che vedete, aspetta, ecco qua, questo switch in questa posizione adesso è, diciamo, in modalità carica, perché ha staccato praticamente l'alimentazione al circuito, e quindi permette di caricare utilizzando un alimentatore esterno. Infatti ragazzi, se spostiamo il potenziometro, se spostiamo lo switch nell'altra posizione, vedete, si accende e quindi c'è alimentazione al circuito. Facendo in questo modo lo si può alimentare. Poi un'altra cosa, ecco, mi dimenticavo, la placchetta di alluminio. Che cosa abbiamo deciso di fare? Visto che il nostro primo utilizzo sarebbe stato quello di montarla sulla fotocamera, abbiamo praticamente preso questa piccola placchetta di alluminio, abbiamo preso le dimensioni della slit della fotocamera, l'abbiamo tagliata e l'abbiamo piegata a circa 90 gradi. Infatti questa qua, come vedete, qui se riuscite a vedere di profilo, no, non si vede, ecco qua, più o meno così, questa qua va inserita nella slit della fotocamera, e quindi ci aiuterà durante le riprese, soprattutto dei circuiti, per cercare di, appunto, anche di farvi vedere meglio durante tutti i vari passaggi che facciamo noi. Dopo appunto questa precisazione fatta da Gabriele, ci tenevamo a ricordarvi che la guida sarà appunto già disponibile su Instructables, ve lo appunto ricordiamo di nuovo, con tutti i componenti da utilizzare, passo dopo passo, saldature eccetera, quindi state tranquilli, lì trovate tutto, anche se nel video magari qualcosa è saltato, ecco. Detto questo, spero solamente che questo video, questo progetto vi sia piaciuto. Noi ci ribecchiamo con un prossimo video, e niente, un saluto da Gabriele e Riccardo.